Ciao, sono Fabrizio Dalisera, benvenuto sul mio canale YouTube. Come forse avrai capito, stavo un po' combattendo con le ance. Devo andare a registrare un solo su un brano e mi stavo scegliendo un'ancia buona. Quindi ho pensato, perché non accendere la camera e dirti quello che faccio io per mantenere le ance e per sceglierle. Avete mai pensato che tutti gli anni di studio che ci stanno dietro a uno strumento, ehm, tutte le spese, le fatiche per ricercare la giusta imboccatura, la giusta fascetta, il giusto strumento di quell'anno, di quell'altro anno, tutte queste cose alla fine sono subordinate a questa cosa qui, a questa stupida pianta, a questo stupido pezzo di legno. Addirittura ci hanno scritto libri sopra su come mantenerle, su come carteggiarle, insomma vi dico come la penso io. Allora, io sono convinto di una cosa, ovviamente non è una legge, prendetela come una mia opinione personale. Secondo me le ance si rovinano e si sfibrano molto di più per degli shock termici, si asciugano, si ribagnano, cambia la temperatura, oggi fa più freddo, domani fa più caldo, eccetera. Molto più per questi fattori che per il fatto di suonarle. Quindi io che cosa faccio? Io tengo le ance qui, adesso non so se si vede bene. E vediamo un po' se con la camera. Ecco, un po' inquietante, ma vi assicuro che non è una dentiera, sono ance. E tengo le ance a bagno in una soluzione fatta per 1/3 di alcol puro, questo qui che adesso vi faccio vedere in foto, e 2/3 di acqua, quindi 1/3 alcol puro, 2/3 di acqua. Tengo le ance sempre qui, sempre a bagno. E le tengo per mesi, non succede assolutamente niente, le ance non diventano nere, non hanno odore, non mettete altri liquidi alcolici come grappa, vodka e cose di questo tipo qua, perché sono piene di zucchero e fanno un po' odori strani, insomma, secondo me la cosa migliore è usare l'alcol puro. Ma a proposito, voglio dirti una cosa importante. Stai ascoltando musica da questo qui. Questo è un mio album. È il mio primo disco, è stato. Se ti piace questa musica, se vuoi ti lascio un link per ascoltarlo su Spotify, puoi andare sul mio sito e se ti interessa una copia fisica manda un'email all'indirizzo che vedi in sovraimpressione. Ok, l'unica cosa che devi tenere presente se decidi di utilizzare il metodo dell'acqua è questa cosa qui. Le ance che suoni vanno poi rimesse in acqua, perché l'ancia si abitua a stare in queste condizioni. Se tu la levi, oppure se tu la suoni e la lasci montata sull'imboccatura e non la rimetti qui dentro, il mattino dopo sicuramente la trovi arricciata. Questa è la prima condizione. La seconda condizione è che, diciamo così, le ance sembrano un po' immortali, cioè l'ancia suona sempre, anche se c'è un'ancia vecchia e stravecchia, la metti nell'acqua, la tiri fuori e suona. Però che succede? Poi suona per 5 minuti e poi non suona più. Quindi l'unica avvertenza che ti do è, se senti che un'ancia è un po' arrivata, un po' sfibrata e si è deteriorata, buttala a quel punto. Per il resto io mi trovo benissimo in questo modo. L'altro modo che puoi, se vuoi, seguire è questo. Questo qua, guarda, ti faccio vedere, si chiama Rico Reed Case. È un portaance della Rico. All'interno puoi mettere le ance, stanno su questa superficie piatta che non si arricciano e qui dentro hanno un umidificatore, quindi qualcosa che eviti che si secchino le ance. Diciamo che per quanto riguarda l'inverno
questa situazione è più gestibile, ma d'estate io trovo più efficace il metodo dell'acqua rispetto al reed case della Rico, perché mi è capitato diverse volte di fare dei concerti d'estate, il giorno prima mi sceglievo l'Ancia, la tenevo magari qui dentro e andavo a fare il soundcheck, mi piaceva il suono, mi trovavo bene, e poi magari posavo il sax, che ne so, mezz'ora, un'ora, e poi l'Ancia non mi suonava più o comunque mi si seccava subito. Col metodo dell'acqua non ho mai più avuto problemi. Ah, vi volevo dire una cosa importante, ecco, stavo per andare a casa ma mi è venuta in mente, cioè l'Ancia è solamente una parte del suono, il grosso del suono sei tu, il grosso del suono è il sassofonista, i dischi che hai ascoltato, il suono che hai in testa, il tuo modo di soffiare ed il tuo labbro. I periodi in cui suono tanto e studio tanto mi funzionano 7 ance su 10. I periodi in cui suono poco e studio poco mi funzionano 3 ance su 10. Fammi sapere anche tu in un commento che ne pensi. L'altra cosa, è vero che esistono ance che possono accoppiarsi meglio con il bocchino e ance che possono accoppiarsi peggio. Questa è una cosa molto importante che tratterò magari anche in un altro video. Però è vera anche un'altra cosa, nessuna marca di ance ha ance che suonano bene 10 su 10. E quindi vi lascio con questo aforisma di Stan Getz, che nelle interviste era solito dire "All reeds suck, so I buy the cheapest ones", che significa tutte le ance non sono buone. Oddio, suck in realtà vuol dire fare schifo, tutte le ance fanno schifo, per cui compro le più economiche. Ciao, ci vediamo al prossimo video.